Mamma mia, mi sono spiritata. Questo è il panorama da cui vi diamo il buongiorno anche questa mattina, 1° maggio. Buenos dias! E come ci avete scritto in tanti, forse siamo su un altro pianeta. Beh, diciamo che stiamo raggiungendo la Valle della Luna. Ci siamo quasi. Cartello rovinato dal sole. Arrivati all'ingresso, ora sicuramente bisognerà fare il biglietto. Ora di apertura 8:30, ora di chiusura alle 16. Buongiorno anche da parte mia, perché oggi 1° maggio, giorno del mio compleanno, finisco 46 anni, ripartiamo, quindi festeggiamo il compleanno come più ci piace fare, ovvero lungo la strada. Anche qua, come in quasi tutti i parchi del Cile, non si può usare il drone e comunque guardate il contesto intorno. Qua c'è la Tenerona, ma sullo sfondo c'è il vulcano Licancabur. Oggi lo vediamo con pochissima neve perché ha nevicato 15 giorni fa e qua il sole picchia parecchio, quindi la neve ovviamente si sta sciogliendo. Sara sta tornando con i documenti in mano. Ogni biglietto 10.800 pesos. È un percorso dove si può entrare in moto a una velocità di 40 km/h prima e 20 km/h poi. Ci sono delle escursioni da fare, quindi si può anche scendere dalla moto. Non si può mangiare all'interno del parco, non si può bere alcolici, non si può usare il drone. Ci raccomandano alle 17:30 in questa temporada, in questa stagione, di trovarci al Mirador perché si può vedere un buon attardecer, però per noi sarà troppo tardi. Comunque al volo questa è la mappa, noi ci troviamo qua, si può fare questa strada rossa fino qua e poi bisogna tornare indietro, ci sono altre strade ma comunque tantissimi lugar da vedere dove bisogna scendere dalla moto. E dopo questo pippone saliamo in sella e partiamo. La nostra prima destinazione è Duna Mayor, circa 7 km da qua. Come detto, limite di 40 km/h, ma la strada, l'asfalto, perché è una sorta di asfalto, a parte questi punti qua, San Pietroni, non San Pietrini. Comunque dicevo, la ruta è messa abbastanza bene, è una sorta di sterrato compatto, in alcuni punti c'è un po' di brecciolino, ma nulla di che. Sicuramente, visto l'enorme turismo, qua sfrecciano tutti i giorni sprinter della Mercedes, auto dei turisti, eccetera eccetera. E anche bici, perché dovete sapere che si può raggiungere, si può girare all'interno della Valle della Luna anche in bicicletta, il metodo più ecologico e anche salutare. Sì, perché ci sono tantissimi negozi proprio a San Pedro Centro che affittano biciclette proprio per fare il giro della Valle della Luna. Iniziamo con un paesaggio letteralmente lunare. Questi passaggi tengono a ricordarci che siamo in un deserto, il più arido del mondo. Ci sono zone del deserto di Atacama che non vedono pioggia da centinaia di anni. Appena entrati nel vero senso della parola, da qua 20 km/h. La bellezza del deserto di Atacama, ed è una delle uniche zone in cui questo si verifica, a parte un'altra zona in Australia, è il cosiddetto fenomeno del deserto florido. Ogni 5-7 anni il deserto di Atacama si riempie di fiori variopinti ed è un fenomeno a cui io vorrei assistere. Dovrebbe essere stato l'ultimo episodio nel 2022, quando noi stavamo proprio programmando questo viaggio di cambio di vita. E questo fenomeno succede a causa del Niño, un riscaldamento proveniente dall'Oceano Pacifico che porta umidità e precipitazioni proprio in questa zona. Qua c'è un po' di sabbia. Grande Tenerona. Continuo a ripeterlo, queste gomme fanno la differenza. Sicuramente queste zone di sabbia cambiano da giorno a giorno, perché qua basta che si alza il vento, che la sabbia si accumula in luoghi diversi. Il deserto di Atacama ha un'estensione enorme che va dal sud del Perù fino al nord del Cile. Dovremmo essere arrivati all'estazionamento della Duna Mayor, dovremmo scendere e fare un tratto a piedi, anzi ci sono 2 sentieri possibili da seguire. Ma noi proseguiamo. C'è il divieto di salire sulla duna e guardate la sabbia intatta, è bellissima.
all'immensità di una distesa di sabbia e sale. Questo è l'altro sentiero per raggiungere Duna Mayor, che è uno dei possibili mirador dal quale ammirare l'Atardecer, il tramonto, l'anfiteatro. Che spettacolo però! Guardate che spettacolo di striature delle rocce, che rende tutto più suggestivo, perché rende proprio l'idea del vecchio West. Qua c'è un po' di vento, si è alzata, anche un po' di sabbia. Ecco l'altro estazionamento, si sale fino in cima. Guardate la conformazione delle rocce, hanno fatto tutti piccoli picchi che creano un panorama meraviglioso, come fossero delle casine che qualche animale ha scavato, incredibile. Invece gli artefici sono vento e acqua. Adesso stiamo andando verso la mina del sal, infatti da come potete vedere il sale è aumentato, cioè il bianco è aumentato. È una vecchia mina in disuso dalla quale si estraeva appunto sale. Piccolo sentiero per raggiungere la mina, una piccolissima costruzione, sembra abbia imbiancato, quindi abbia nevicato ieri e oggi è uscito di nuovo il sole, è incredibile. La terra dei Salar. Si può entrare alla mina del sale anche da quel percorso segnalato dalle pietre. E comunque un po' ci siamo abituati a questi scenari che appunto richiamano la luna stessa, e ovviamente come ci siamo abituati noi vi siete abituati anche voi, però dobbiamo ammettere che se passate da queste parti comunque vale la pena percorrere questa strada. Sì, vi siete abituati perché siete in sella con noi. Guardate la parete della roccia, è incredibile ragazzi. Non ci si può abituare a tanta bellezza e non è giusto darla per scontata, perché ci mancheranno queste terre. E la cosa bella è che queste terre sono di tutti. È vero, sono regolamentate dal Cile, si paga un biglietto di entrata, ma questo patrimonio è mondiale ragazzi. Dune immense con alle spalle un'altra cordigliera. Noi siamo arrivati alla fine della strada, ma ho visto sul navigatore che se continuiamo sbuchiamo sulla strada che porta alla laguna Escondida. Queste che vediamo sulla destra sono las Tres Marias, 3 rocce che assomigliavano molto un tempo, oggi un po' meno, a 3 donne. Sembra che il nome sia stato dato da Gustave Lepage, un archeologo e studioso belga che è vissuto in queste zone, a cui è intitolata una via. Lui notò che le 3 rocce erano perfettamente allineate con la costellazione di Orione. C'è un'altra spiegazione, sembra che i minatori abbiano scelte come protettrici, un'altra ancora semplicemente assomigliavano a 3 donne. Abbiamo ripreso la strada del ritorno, cioè ragazzi, per farvela corta, San Pedro è un punto strategico perché intorno non ci sono altri paesini, quindi da San Pedro partono tutte le escursioni, però ogni escursione, anche se fatta in autonomia, comunque è a pagamento. Godiamoci il panorama. Sono riusciti a creare un impero, ma d'altronde hanno delle bellezze naturali estreme. È un po' quello che abbiamo fatto noi in Italia, è business ed è lavoro per moltissime persone. No ragazzi, non è un paesaggio innevato come potrebbe sembrare e la temperatura è altissima. C'è qualche nuvola nel cielo che crea questo effetto cromatico fantastico, laddove le zone sono illuminate e le zone sono in ombra. Eccola la fattezza friabile della roccia. E dalla vista dall'alto ce la facciamo, dai. Eccolo qua, si è scoperto di nuovo. Questi scorci sono spettacolari. Ad ogni curva è una cartolina. Stanno arrivando orde di turisti perché poi il pomeriggio sarà il momento chiave, cioè quando si osserva il tramonto dai diversi mirador. I più blasonati sono appunto la Duna Mayor e il Mirador Cari, che adesso andremo a raggiungere.
Praticamente dopo questa curva il sentiero, il percorso Valle della Luna è terminato. Non si poteva usare il drone, ma una piccola alternativa che vola un po' più bassa l'abbiamo trovata. E ora diretti all'uscita, anche perché sono le 3:30 di pomeriggio, dobbiamo ancora mangiare e abbiamo da fare oggi circa 150 km. Come sempre non voglio arrivare di notte, anche se ogni tanto lo facciamo. Siamo proprio ai piedi di Sua Maestà il vulcano Licancabur, che come ci ha detto un professore cileno oggi incontrato che fa anche la guida turistica, è a metà, una sponda del Cile, una sponda della Bolivia. Verificheremo. In questo punto oggi terminiamo il ripio, perlomeno nella giornata di oggi terminiamo il ripio, perché domani ritornerà. Come fa a non tornare in Sud America? Il ripio vuelve sempre. Ora vento laterale fortissimo, ma vi dico, guardate questa curiosità, il navigatore spento, me lo chiedete spesso, qua è quasi impossibile sbagliare strada, perché a destra si va a San Pedro d'Atacama, a sinistra si va a Calama, non c'è un'altra strada, o perlomeno ci sono strade non secondarie, terziarie, forse anche meno, però ovviamente la strada principale è solo una. Quindi salutiamo sullo sfondo il vulcano Licancabur e forse ci vedremo fra qualche mese, perché abbiamo visitato tante cose intorno, ma ci mancano dei geyser del Tatio, ci mancano un paio di cosine, anche un trekking da poter fare sul vulcano stesso, tanta roba ragazzi. Come sempre noi cerchiamo di farle tutte o quasi e ovviamente di condividerle con tutti voi. Farle tutte questa volta era davvero impossibile, perché i posti da vedere sono moltissimi, perché ci sono moltissimi vulcani sui quali fare trekking, tra cui Licancabur, però torneremo. Ci sono anche cose più storiche da visitare come il Pucaraki Tor e altri villaggi circostanti. Incrociamo le dita, incrociatele anche voi, torneremo. Ora destinazione Calama. Prima però ci fermiamo a circa 1 chilometro da qua sul Mirador. Lascio la camera accesa perché come superiamo questa collina si apre un panorama pazzesco. Ormai questa strada la conosciamo benissimo, peccato che siamo contro sole, ma guardate che spettacolo. È un'altra cosa che è assolutamente da visitare. Qua sulla destra si entra nella Valle della Muerte, è cortissima, piccolissima, ma da fare forse con la motoscarica. Guardate qua a sinistra il panorama, la strada che taglia queste cuspidi, non so come definirle, per Calama 93 km, dove non ci sono rifornimenti di benzina, quindi quando percorrete questo tratto fate sempre attenzione alla benzina, ma i problemi arriveranno dopo, poi vi spiegheremo tutto con calma. Intanto godiamoci questo spettacolo. Ci sono due teorie sul nome Valle della Muerte. La prima deriverebbe da un equivoco, da Valle de Marte a Valle della Muerte. La seconda invece sembra che, in base ai racconti dai nativi, chi passava in questa valle andava sicuramente incontro alla morte per la sua aridità e per le sue condizioni estreme, e comunque la si può indicare sia come Valle della Muerte che come Valle di Marte. È un trionfo di rocce rosse. Il Mirador si dovrebbe trovare dietro questa curva sulla sinistra. Questo è un assaggio, però la parte più alta la troviamo dopo quella S. Qui ragazzi con il drone non so quello che ne sarebbe venuto fuori, ma dobbiamo fare i corretti, soprattutto qua in Cile, quindi non si può assolutamente usare. Chiediamo scusa, ma non possiamo usarlo. Andiamo di qua nel punto più riparato, sperando che ci sia meno vento. Qua c'è un po' di sabbia, però dai, che ce la facciamo. Quando vado con la moto carica c'ho sempre paura, perché se ti si inclina sentite dietro come grande, queste gomme sono eccezionali. Però prima di parlarvi del Mirador, a parte i miei capelli che non sono più presentabili, dopo aver speso quasi 20 euro per entrare nella Valle della Luna, dobbiamo risparmiare. È l'ora dell'almuerzo, se magna. Seduti su una roccia, vamos a mangiare. Però aspettate, per i più curiosi vi faccio vedere questa cosa. Panino con palta, tomate e churrasco. Se venite da queste parti è il numero 1, ovvero panino italiano. ¿Cómo? Almorzando en... Esto es el mirador de San Pedro. San Pedro, Sí. este sí. Sí, Exacto. Allá Toconao. sí. Por ahí van a ir. Ya estamos Hace 3 días. Toconao, Socaire. Todo. Mentre parcheggiavamo la moto, loro ovviamente curiosi ci hanno detto da dove viene la moto. Noi abbiamo detto da Genova, Montevideo, 40 notti per fare tutta la traversata. Lui è del Perù, la ragazza è boliviana e la bimba è cilena. Un piccolo mondo su 3 persone. Che spettacolo è questo? Dove vi portiamo, direbbe Francesco.
Quella alle nostre spalle, e cioè la Valle della Luna, è letteralmente una depressione della Cordigliera della Sal. Milioni e milioni di anni fa questa superficie era ricoperta da un lago. Il suo fondale saliva lentamente, e questo a causa dei movimenti della placca continentale. Questi movimenti hanno creato dei cambiamenti territoriali e la formazione della Cordigliera della Costa 110 milioni di anni fa, la Cordigliera di Domeico 95 milioni di anni fa, la Cordigliera delle Ande 75 milioni di anni fa ed infine appunto la Cordigliera della Sal 23 milioni di anni fa. I fenomeni vulcanici hanno fatto sì che l'acqua del lago evaporasse completamente, e quello che vediamo ora è il risultato dell'erosione dell'acqua e del vento. Dalla Luna, dalla Valle della Luna è todo. Torniamo da Francesco. È il momento di andare e di salutare la Valle della Luna. Andiamo a vedere il Mirador Coyote o Cari. Non so se qua c'è qualcuno, qui dobbiamo mostrare il biglietto. La guida ci ha appena detto che ne sono due, Cari e Coyote, o viceversa. Andiamo a destra che mi ispira di più. Questo dovrebbe essere Coyote. Comunque ci ha detto che i due mirador sono collegati anche da un sentiero. Arrivati all'estazionamento, andiamo a vedere. Siete pronti? Siete pronti? È abbastanza spettacolare, quindi tenetevi bene sul divano. Che spettacolo! Poi ora sono le 4:30 di pomeriggio e l'inclinazione del sole crea ovviamente tutte le ombre, una sorta di contrasto che in fotografia aiuta parecchio. O meglio, rende la foto ancora più bella. Ora però vamos veramente, altrimenti arriveremo di notte anche questa sera. Appena ripartiti al Mirador, e non ci crederete, all'ingresso abbiamo incontrato un motociclista, è venuto da noi ovviamente l'abbiamo salutato, lui ci ha detto che era un motociclista italiano che vive in Brasile da 20 anni e guardava i nostri video. Gli ho detto ti posso riprendere, lui però mi ha detto che sono antisocial e preferisco di no, quindi ci è dispiaciuto non portarlo sul canale e farvelo vedere, perché incontrare una persona italiana, motociclista, che vive in Brasile da 20 anni e che guarda i nostri video è una cosa che iniziamo un po' ad abituarci a questa cosa. Pensarlo qua in Sud America fa veramente tanto strano. Comunque, per il fatto che vive da 20 anni in Brasile, ci ha dato molte dritte sul Brasile, ci siamo scambiati i numeri di telefono, così per l'anno prossimo avremo delle info fresche, ma soprattutto luoghi nascosti, non conosciuti, da poter visitare e portare sul canale. Solo che come sempre abbiamo fatto tardi, ora sono le 5:23, per andare a Calama ci si impiega un'ora, dobbiamo fare benzina, riempire le taniche e poi fare ulteriori 30 km, quindi arriveremo di notte anche questa sera e non mi piace questo. Intanto godetevi questo rettilineo infinito. Tocca salutare per il momento il deserto di Atacama, o meglio San Pedro di Atacama e tutte le sue bellezze, ma è solo un arrivederci. Guardate, dopo un quarto d'ora che siamo in viaggio, il nulla cosmico, non c'è nada! Quasi arrivati a Calama, questa è una zona molto ventosa, lo si capisce anche dalla quantità di pale eoliche. Tra l'altro tutte marcate Enel Green Power. Calama 13 km. Noi non ci fermeremo a Calama, ma ci entreremo all'interno solo per far benzina. E intanto godetevi questo tramonto verso l'oceano, perché da qua all'Oceano Pacifico ci sono ancora 300 km. Tra le pale eoliche, un aereo pronto ad atterrare a Calama. Sentivamo un odore di bruciato, ma un odore abbastanza intenso. Infatti in questa zona c'è una sorta di discarica a cielo aperto e stavano bruciando i rifiuti. Intanto una cosa un po' più alta a livello morale, un bel tramonto proprio di fronte a noi. Il sole si sta coprendo dietro quelle montagne velocissimo, anche perché noi camminiamo, l'abbiamo perso.
adesso benzina veloce tipo pit stop. Eccola Calama, città che produce una ricchezza immane per le casse cilene, grazie alle sue miniere. Parlando con Angelo, il signore che era di origine peruviana insieme a sua moglie boliviana e alla bimba nata qui in Cile, ci ha detto no, Calama è tranquilla, però certo voi siete turisti, quindi fate attenzione. Ma questo, más o meno, un po' per tutte le città sudamericane. Ecco l'aspetto che ha Calama. È molto grande come città, non fatevi ingannare. E forse la sua pericolosità è data proprio da quello e dal fatto che qui si viene per lavorare da ogni parte del Cile. Scendiamo negli inferi. Attenzione, fra. Arrivati, ora riempiamo il serbatoio e riempiamo anche le taniche. Taniche riempite, ci vestiamo anche piumino e vamos a tutta velocità. Ripartiti al volo, ora abbiamo 500 km di autonomia abbondanti, quindi da qui a Uyuni stiamo tranquilli. Alla derecha direzione Ciuciu, che non è il vino che conoscete voi, però è un paesino che si chiama San Francisco de Ciuciu. Termineremo la giornata nel paesino di San Francisco nel giorno del mio compleanno. Qua sempre alla derecha. Oyagüe sarebbe la frontiera cilena-boliviana, ora 31 km. Non so quello che si possa vedere, però c'è un tramonto pazzesco, siamo sul deserto, non ci sono impedimenti fisici e insomma i colori e le sfumature danno il loro meglio. Traffico di camion pazzesco, però d'altronde questa è l'unica strada che viene dalla Bolivia. Strada super tranquilla, anche messa bene, si sale un po' di quota perché la temperatura si sta abbassando, comunque sono rimasti 5 minuti all'arrivo. Arrivati a Ciuciu o Ciu Ciu, non sappiamo bene come si pronunci, noi dovremmo essere un po' fuori dalla cittadina. A destra si va al centro, ma noi dobbiamo andare a sinistra e sono rimasti 700 metri. Allora qua dobbiamo andare alla derecha, 180 metri, 80 metri, eccolo qua. Qua in fondo non c'è nulla, andiamo a vedere. No, penso che forse qua, forse sì. Arrivati a destinazione. Moto parcheggiata. Io, solito problema con le porte. Dai! Allora, forse così. Faccio io? Sì, decisamente. Era una cavolata come sempre. Tu che vuoi fare? No, voleva rinnovare la sella secondo me. Tu che fai qua? Servido. Voglio il queso. Questa è la cena. Mi compleanno. ¿Quién está de cumpleaños? E io. Ah, cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Gracias. Cumpleaños Francesco. Que los cumpla feliz. Questo ragazzi è il mio compleanno, guardate. A Silvia. Grazie Silvia, grazie per tutto. Sí. Di cosa abbiamo scoperto? C'è una cosa importantissima, oggi 1° maggio, compleanno di Francesco, però Silvia, professoressa di storia, quindi è stata 3 volte in Italia, conosce benissimo la storia, però ci ha svelato il nome lungo di Ciu Ciu, che non è Ciu Ciu solo, ma si chiama San Francisco de Asís de Ciu Ciu. Esto yo lo compré en Asís y se lo traje a personas que cuidan la iglesia. Sì, Pero ¿cómo? San Francisco. Y celebramos en Ciu Ciu el 4 de octubre, se empieza a celebrar desde el 1 de octubre hasta el 5 de octubre se celebra la fiesta de San Francisco de Asís. Claro, San Francisco de Asís. El patrón de Italia. Pero es el patrón patrón nuestro también. De Ciu Ciu. Sí. De loco, it's crazy. Scusate ragazzi, mentre mangio cerco anche di tenere la camera e condividere perché voglio condividere la mia giornata di compleanno. Questa è la situazione, stiamo praticamente in casa di Silvia, ci ha cucinato un piatto di spaghetti che non mangiavamo veramente da tempo. Sì, figuratevi una pasta all'arrabbiata, il sapore è proprio quello, è perfetto. In più ha aggiunto churrasco, quindi fettine molto saporose. Ottimo. Óptimo. Silvia
Silvia aveva paura di cucinare pasta per 2 italiani, in realtà è stata Aveva paura della bravissima. pizza. Beh, anche della pasta. Fuori c'è un silenzio assurdo. Acá Silvia dice que es muy tranquilo. Calama ya es más ciudad, son 180.000 habitantes y ya es más ciudad, entonces también tiene bulla, robo, hay que tener cuidado. Es più perigoso. Ollagüe también es muy tranquilo. Sì? Sí, Ollagüe Es pequeño. es pequeño. Como en todo lado, la ciudad más grande. Yo recuerdo en Roma, en la Termini, tenga cuidado con su cartera. Yo recuerdo en Grecia me robaron. Ay, decía, no puede ser. ¿Atenas? Sí, en Atenas. Y no me di cuenta, pero no, menos mal que no me di cuenta. Imagina Sì, que... perché No. sì, tiene... Después cuando fui a pagar, Non tengo... no tengo... Disculpe, sorry. Tenemos la idea que todo el Suramérica es muy peligroso, ¿no? No, hay lugares. Pero hay lugares como Sí, en todo el mundo. en todo el mundo. Siempre en todos, siendo ciudades grandes, tú siempre vas a encontrar. Yo ahora estuve en Egipto, estuve en Turquía, en Jordania y Grecia. ¿Te gustó? Me encantó. Me decían, oh, esto de la guerra, porque ellos viven del turismo. Se te va a enfriar. Vamos a comer. Sí. Francesco, como estamos en altura, nada hierve a los 98 grados. Es siempre 90, 85, entonces se enfría también muy rápido. Acá la altura, La ¿cuánto es? altura, estamos aquí a 2500. Como Entonces, San Pedro de como Atacama. San Pedro. Vamos a comer. Sì. Moto coperta e ora vi porto nella nostra piccola dimora. Addirittura questa notte, la notte del mio compleanno, abbiamo il letto separato. Ma si fa? Por supuesto. Grazie a tutti per gli auguri e questa è stata la nostra serata, questa è stata la mia festa. Feliz cumpleaños. Magari qualcuno di voi potrà pensare, ma Francesco, non era meglio una cena di pesce oppure un ristorante stellato oppure un hotel messo magari meglio? Puede ser. Guarda, Può essere. senza ipocrisia, un'ottima struttura, un'ottima cena sarebbe stato bellissimo. Al tempo stesso la chiacchierata fatta con la proprietaria, abbiamo parlato tantissimo, abbiamo, tra virgolette, vissuto. È stato bellissimo, per me è uno dei compleanni più belli, a volte basta poco. Detto questo, ora unisco i letti e andiamo a dormire. Buonanotte. Ciao ragazzi e grazie ancora. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the